Vertice ad Appiano Gentile tra Inzaghi e la dirigenza, le decisioni forti in arrivo, le possibili novità in vista di Inter e Roma. Cosa sta succedendo all'Inter oggi e cosa succederà nei prossimi giorni? Amiche e amici passioni interisti, bentornati e benvenuti in questo nuovo contenuto dove vi aggiornerò con tutte le ultime news, le ultime notizie dell'Inter, ma ovviamente darò una mia visione, una mia opinione su questo momento in casa nerazzurra. Prima però di partire con il contenuto vi invito a lasciare un bel mi piace e iscrivervi al nostro canale per non perdere nessun tipo di aggiornamento sul mondo dell'Inter. Allora, partiamo dalla notizia forse quella più importante di oggi, il vertice di Appiano ad Appiano in programma proprio in queste ore tra Marotta, i dirigenti dell'area tecnica e Simone Inzaghi. Un vertice che ovviamente vede protagonisti Inzaghi e la dirigenza, visto che la maggior parte dei giocatori attualmente è in nazionale, convocata dalle rispettive nazionali, anche se, come vedremo dopo, comunque alcuni elementi importanti sono rimasti da piano. Mi viene in mente Çalhanoğlu, visto l'infortunio. Lo stesso discorso vale per Lukaku e anche per esempio Samir Handanovic, che ormai non viene convocato da diverso tempo dalla nazionale slovena. Ma come dicevo prima, partiamo da questo vertice da piano, dove Inzaghi e la dirigenza toccheranno principalmente tre temi che, per chi ci sta seguendo in video, vi mostro tramite la grafica di Gazzetta dello Sport. La prima questione di cui si discuterà ad Appiano è quella della condizione fisica. Quello che prima era un sospetto adesso diciamo che si è trasformato in una realtà, cioè la squadra soprattutto nelle seconde parti delle gare comincia a calare, a non essere più brillante, arriva tardi sulle seconde palle e di questo ovviamente la dirigenza chiederà conto a Inzaghi e soprattutto allo staff tecnico responsabile della condizione fisica. Come vi abbiamo raccontato noi di Passione Inter, non è tanto una questione di quantità, l'Inter è la terza squadra in campionato per chilometri percorsi, ma appunto sembra essere un problema di qualità, di brillantezza, sapere quando correre, sapere quando fare lo scatto e come arrivare su queste seconde palle che abbiamo visto comunque ci stanno portando diversi problemi. Tra l'altro prima accennavo alle seconde parti delle gare, faccio un esempio, le 3 trasferte perse fin qui dall'Inter in campionato contro Lazio, Milan e Udinese hanno avuto più o meno tutti lo stesso copione, cioè quello di un'Inter partita discretamente, non dico bene, ma discretamente bene nel primo tempo e nel secondo tempo poi invece è calata ed è lì che poi l'Inter ha perso la partita. Mi viene in mente la Lazio con il gol di Luis Alberto il 2-1 nel secondo tempo e poi il terzo di Pedro, con il Milan l'1-2 dei rossoneri con Leao e Giroud e ovviamente con l'Udinese dove la partita è rimasta in equilibrio per diverso tempo. L'Inter non ha mai davvero azzannato l'Udinese, lo stesso hanno fatto anche i bianconeri, poi però è arrivato quel doppio errore di De Vrij, il calcio d'angolo, il gol di Bijol e da lì il 2-1 e anche poi il 3-1 con l'Udinese. Quindi sicuramente questo aspetto della condizione fisica verrà toccato oggi ad Appiano Gentile. Il secondo aspetto, che vedete qui in sovraimpressione, è quello delle motivazioni, che personalmente è quello che mi preoccupa di più sulla condizione fisica, atletica. Posso giustificare, forse ci vuole ancora un attimo di tempo, anche se il ritardo è abbastanza grave, ma sulle motivazioni, ragazzi, io non transigo. E una buona parte dei gol subiti dall'Inter sono arrivati da errori individuali, errori dei singoli, sbagli causati dalla scarsa attenzione e dalla concentrazione. E la dirigenza chiederà a Inzaghi e al suo staff tecnico come è possibile che una squadra che in teoria partiva in campionato per vincere lo scudetto, ma soprattutto per prendersi una rivincita personale contro il Milan, contro la Juventus, contro chi ha criticato l'Inter l'anno scorso, non appaia scarica e senza motivazioni. Saranno chieste spiegazioni a Inzaghi e non c'è da escludere che poi in futuro ci saranno magari dei colloqui individuali con i giocatori per capire cosa c'è che non va. Terzo punto, quello della confusione, l'abbiamo visto soprattutto in Udinese Inter, il doppio cambio di Inzaghi, ne abbiamo discusso tanto, gli ammoniti, l'ossessione dei cartellini gialli, ma questa confusione parte anche dalle scelte istintive di Inzaghi, dalle dichiarazioni, ecco, tutti questi aspetti che non lasciano sicuramente sereno il gruppo. Ci vuole maggior ordine, maggior equilibrio e soprattutto la dirigenza non ha più intenzione di parlare direttamente con i giocatori. Adesso il compito spetterà a Inzaghi,
anche al costo di prendere decisioni forti. E qui arriviamo un po' al secondo punto, quello delle decisioni forti. Infatti la dirigenza richiederà a Inzaghi decisioni forti pur di, ecco, arrivare al momento della svolta, e alcune decisioni forti potrebbero arrivare già contro la Roma il 1° ottobre, il primo match, quindi dopo la sosta nazionale. Vi faccio un esempio: De Vrij potrebbe arrivare addirittura alla terza panchina consecutiva. Acerbi sembra aver completato quasi l'operazione di sorpasso sull'olandese. Poi ovviamente notizie anche su Lukaku, sul suo rientro, che procede molto bene. La prossima settimana è previsto il rientro in gruppo. Un po' di dubbi invece per quanto riguarda Çalhanoğlu. Ricordiamo poi che Brozovic sarà squalificato e che quindi con tutta probabilità vedremo Asllani in campo dal primo minuto per la prima volta da quando è all'Inter. Ci sono poi altre decisioni forti che potrebbero arrivare nelle prossime settimane. Stiamo parlando ovviamente di Handanovic e di Onana, questo dualismo in porta che l'Inter e Inzaghi hanno intenzione di chiudere il prima possibile, di questa alternanza in porta. Questo vuol dire che ovviamente Inzaghi molto presto arriverà alla scelta definitiva. Da quello che viene raccontato sui quotidiani, alcuni giocatori addirittura avrebbero espresso questa perplessità su questo dualismo, su questa alternanza in porta, che comunque ha delle conseguenze dirette sulla squadra, soprattutto sulla difesa. Faccio un esempio: con Onana molto reattivo nelle uscite, la difesa deve difendere un po' più alta per quanto riguarda i calci di punizione avversari. O sempre con Onana, Onana è un portiere molto reattivo. Quando fa una parata prende la palla ed è subito pronto a ripartire con l'azione, quindi poi i contropiedi saranno molto molto importanti con Onana, cosa che magari con Handanovic questa cosa può essere utilizzata un po' meno. Inzaghi non poteva magari fare una scelta definitiva già dall'inizio, visto che comunque avrebbe potuto creare degli squilibri nello spogliatoio, visto che Handanovic comunque resta il capitano di questa squadra, ma adesso i tempi sono maturi per una scelta definitiva. La nostra opinione la conoscete molto molto bene, inutile che ve la ripeta. Trovate qui in alto un video che abbiamo realizzato per parlare di questo dualismo di Handanovic e Onana e chi crediamo possa essere il portiere titolare dell'Inter. Vi mostro poi, parlando di decisioni forti, di possibili novità in arrivo, quella che potrebbe essere la nuova Inter, l'Inter rivoluzionata da Simone Inzaghi alla sosta nazionale, perché ragazzi adesso c'è questa pausa di 2 settimane e Inzaghi è chiamato a cambiare qualcosa, perché si deve, come quando si dice squadra che vince non si cambia, ecco, squadra che non vince si deve cambiare qualcosa. Vi mostro quindi, per chi ci sta seguendo in video, la grafica di una nuova formazione. Vi parlo anche nel dettaglio di qualche aspetto tattico tecnico. In porta vi ho messo sempre il dualismo Onana-Handanovic, visto che comunque ancora non si saprà chi possa essere il portiere titolare poi quando Inzaghi farà la scelta definitiva. Skriniar e Bastoni ovviamente in difesa, con Acerbi al centro, visto che sembra, come ho detto prima, aver sorpassato definitivamente Stefan De Vrij. E nonostante abbiamo criticato molto Acerbi, più che altro per quello che rappresentava, il campo sta parlando e sta dicendo che Acerbi attualmente è meglio di De Vrij. La partita con l'Udinese, Acerbi ha giocato una discreta partita, De Vrij è entrato e ha fatto i casini e gli errori. Sulle fasce spazio a Dumfries, ma soprattutto spazio a Robin Gosens con Brozovic, Barella, Çalhanoğlu e il rientro di Lukaku in attacco. Sarà molto importante il nuovo impianto tattico, perché da quello che sta emergendo adesso da piano sembrerebbe che Inzaghi sia orientato ad abbassare il baricentro della squadra, quindi a farla tornare un po' come dire ai tempi di Antonio Conte, un baricentro basso, pronti poi per ripartire, per sfruttare ovviamente il rientro di Big Rom Lukaku, che con questo tipo di impostazione tattica ha fatto benissimo, anzi ha fatto super bene all'Inter, ma soprattutto in questo modo si potrebbe valorizzare Robin Gosens, che in contropiede è sicuramente molto più pericoloso con gli spazi aperti davanti che a difesa schierata avversaria davanti. Quindi questo è quello che sta emergendo adesso dall'Inter, da Piano Gentile, quello che sta succedendo. Finisco qui quindi il mio discorso scrivendomi nei commenti, ragazzi, cosa ne pensate di questo momento dell'Inter, cosa può fare Inzaghi per cambiare, lasciando stare il discorso di Inzaghi, se sia da esonero o meno. Anche qui abbiamo realizzato un video molto interessante che potete trovare sul nostro canale YouTube, ma io vorrei sapere la vostra, soprattutto per quanto riguarda questo.
Detto questo, abbiamo parlato di cose negative, positive. Ieri abbiamo realizzato un episodio positivo perché abbiamo parlato di un talento, un gioiello, una possibile nuova stella dell'Inter che si sta mettendo in mostra in prestito in un'altra squadra. Sto parlando di Giovanni Fabian alla Regina. Se ci stai seguendo da podcast, ti lascio il link in descrizione dell'episodio, mentre se ci stai seguendo da YouTube, clicca qui per recuperarlo.